Buongiorno bellissimi, bentornati. Oggi, se tutto va bene, perché molti di voi immagino avranno già visto il video precedente, che doveva essere il video sulla vernice e in realtà si è trasformato nel video sulla ruggine. Questo tecnicamente sarà il video sulla vernice, quindi dite ciao ciao a questo bel giallo del nostro scuolabus che a fine video sarà totalmente diverso. Come potete vedere i lavori sono già iniziati, ho già levato tutti gli adesivi di questo lato dello scuolabus e in realtà è successo durante la realizzazione della prima fase, quindi lo smontaggio del pavimento. Mi sa che il pavimento sarà più complicato del previsto, quindi passiamo agli adesivi. Oggi probabilmente ci accontenteremo di levare gli adesivi dal retro e da questo lato dello scuolabus. Successivamente proverò a scacciare via le vespe che si sono annidate dentro al cofano perché stanno veramente esagerando, sono diventate belle grosse. L'unico problema è che la cosa migliore sarebbe mandare via le vespe all'alba, quando sono un po' rintronate. Adesso mi sa che c'è un bel po' di attività. La cosa che mi preoccupa di più è infilare la mano lì sotto per sollevare il cofano. Sicuramente lo farò con un guanto, ma lo facciamo dopo gli adesivi, perché se no, se spacco il nido, ci sarà un sacco di vespe arrabbiate in giro dappertutto e non sarà possibile continuare con i lavori. Ah, un dettaglio importante, anche se è l'1:15 di pomeriggio e fa un caldo allucinante, indosserò una mascherina FFP2 perché scaldando la colla degli adesivi si potrebbero rilasciare VOC, che sono composti organici volatili, fumi di plastica e colla bruciata, eventuali residui di vernici industriali che possono contenere piombo o solventi. Quindi evitiamo di inalare queste sostanze. Bene, è giunta l'ora, il fatidico momento. Ok, qual è il piano? Innanzitutto mi copro bene ogni area attaccabile. Con i guanti andrò ad aprire il cofano e dato che non so come bloccarlo, ci incastrerò una pala sotto, così che resti aperto e io mi possa allontanare. Fallimento, fallimento! Mi fanno quasi un po' pena, settimane per costruire quel nido enorme e in 3 secondi è stato distrutto. Adesso già che ci siamo vediamo se c'è qualche altro nidino secondario qua. Uno è andato. Anche quello è cascato, che qua sotto ce n'era uno, eccolo là. Tac! Ora chi la toglie la pala però? Adesso lasciamo che si rilassino un po', dopo cercherò di togliere la pala e noi ci vediamo domani. Buongiorno bellissimi, è passato qualche giorno, in realtà diversi giorni. Oggi è il 2 agosto e il motivo per cui sto aspettando così tanto per verniciare è che il meteo non è proprio dalla nostra parte, ha iniziato a piovere un giorno sì e un giorno anche. E per grattare,
per mettere il fondo epossidico, e poi per verniciare serve che ci sia bel tempo, non deve piovere sopra. Visto che tra qualche giorno dovrebbe esserci una settimana di bel tempo, cerchiamo di fare tutto di fila in quella settimana. Oggi, visto che c'è questa mattinata di pausa, mi sono informato su una cosetta. Dovete sapere che le vespe hanno continuato a rientrare nel cofano. Poi ho visto che ci sono vespe anche nel paraurti posteriore e molto spesso si infilano anche dietro a questa ruota. Quindi con ChatGPT cercavo metodi naturali per mandarle via e in modo che non tornino. Ho scoperto che il caffè, se asciugato e poi bruciato, rilascia un fumo denso e un odore che a loro non piace, è un repellente naturale. E quindi stamattina ho passato la mattinata, perché ci voleva un po', ad asciugare bene dei fondi di caffè in padella. Ho fatto delle prove con piccole quantità di caffè per vedere se bruciassero ed è fortissimo perché non prendono fuoco, è una sorta di incenso. Adesso vediamo se funziona. Come prima cosa apriamo il cofano. Le vedete? Sono proprio qua sopra. Si vede che stanno costruendo un altro alveare. E invece di solito era pieno qua. Là c'è un nidino, ma mi sa che è già secco. Ah, eccole, toh. Tutte abbarbicate. Però ho l'impressione che siano, non lo so, tonte, addormentate. Tutto sto movimento non si sono spostate di 1 millimetro. Non è che stia proprio funzionando, più che altro il caffè non prende fuoco. E sì che l'ho asciugato per un sacco di tempo in padella. Ma ok, proviamo a fare le cose un po' più in grande. Ho trovato questo, sembra ottimo. L'idea di fare... adesso vi mostro. Ha funzionato! Non so se effettivamente l'odore del caffè ha fatto qualcosa, perché c'era un sacco di fumo che non c'entrava niente col caffè, ma le vespe se ne sono andate per il tempo necessario di ripulire tutto. Ma sono già tornate! Porca miseria! Non se ne vogliono andare! Quindi adesso pensavo di buttare il caffè bruciato negli angolini dove mettevano gli alveari. Vediamo se può essere un repellente oppure se dovrò rifare questo rituale un'altra volta. Comunque è stato divertente. E l'idea del comignolo, la testa in giù nel secchio, ha funzionato alla grande. Onestamente non credo che questo farà una qualche differenza. Cioè, le capisco, vogliono lo scuolabus anche loro, è bellissimo. Bene, oggi era solo questo. Abbiamo benedetto, abbiamo fatto un rituale magico sul nostro scuolabus e scacciate un po' di vespe. Vediamo se torneranno. La cosa importante è che riusciamo a togliere gli adesivi davanti e a verniciare tutto, poi possono anche tornare alla fine. Quando accenderemo il motore mi sa che se ne andranno da sole. A domani!
Ah, eccovi! Dove vi siete andati a cacciare? Buongiorno! Oggi facciamo una cosa interessante. Ho scoperto che anche domani piove, ma poi dovremo avere una settimana di bel tempo, quindi oggi non possiamo iniziare a grattare la vernice, a dare il fondo epossidico, ma possiamo iniziare rimuovendo tutte le colle che sono rimaste attaccate dopo aver tolto gli adesivi. Ieri pioveva e quindi ho passato un po' di tempo a creare uno strumento molto utile che utilizzeremo oggi, un supporto in particolare per una spugna abrasiva professionale, e per farlo ho cercato di utilizzare materiali che ho trovato nella fattoria. Ho smontato alcuni vecchi mobiletti che erano fermi da un sacco di tempo e mi sono divertito con il bricolage. Devo dire che è venuto molto solido ma anche estremamente pesante, quindi oggi mentre grattiamo via la colla faremo anche un po' di braccia e avambracci. Tra l'altro vedrete in uno dei prossimi video, ma mi sono preso bene con lo smontare cose vecchie e quindi può darsi che costruiremo qualcosa anche con legname di recupero, chissà, vedremo. Non ricordo se l'ho mai sottolineato, ma questo progetto sarà estremamente ecosostenibile. Punto tantissimo sulla sostenibilità per i prodotti che uso. I brand anche che scelgo sono brand che puntano tanto alla sostenibilità. E l'upcycling è una tecnica di riuso di beni, di recupero praticamente. Quindi se riesco a riutilizzare questo vecchio legname o anche altre cose che capiteranno durante il progetto, sono super contento. E a proposito di ecosostenibilità, le vespe sono già tornate. Intanto che aspettiamo che le vespe si tranquillizzino, andiamo a rimuovere i residui di colla, che prima di carteggiare dobbiamo toglierli, se no facciamo un disastro, si spalma tutto e incolliamo tutta la carta vetrata. Per farlo voglio usare due prodotti diversi per vedere come funzionano rispettivamente. Uno è un antisilicone, Lindo, che mi ha mandato l'azienda che mi sta supportando in questa fase del progetto, esperti della vernice, che però non è specifica per eliminare colle vecchie. È un liquido che viene utilizzato per la pulizia, per eliminare, per sgrassare la superficie prima del fondo epossidico e della verniciatura. Poi voglio provare a usare anche invece un acetone, perché ChatGPT mi dice che dovrebbe andare benissimo per eliminare i residui di colla. È più economico, l'unico rischio è che questo elimina anche la vernice. Quindi nel nostro caso non ci importa, pertanto dovremo riverniciare. Però vi faccio vedere quali sono i due effetti, così che se voi doveste fare un lavoro del genere sapreste che cosa usare. So che ci sono anche dei rimuovi colla appositi, online ne ho trovato qualcuno, però a parte che volevo fare i lavori oggi, quindi non ho ordinato nulla, e poi penso che queste opzioni vadano più che bene. Servirà solo un po' di olio di gomito in più forse. Allora, questo è l'effetto dell'antisilicone, quindi come vedete ha pulito perfettamente e non ha rovinato assolutamente la vernice, anzi ha fatto tornare fuori il colore originale. In compenso però è stato molto faticoso rimuovere la colla. È finito solo il primo lato, che vabbè è uno dei due lati lunghi, quindi tanta roba, ma ci è voluto un sacco di tempo e sono sfinito. Alla fine la comparazione antisilicone contro acetone vince totalmente l'antisilicone Lindo, perché quando ho provato a usare l'acetone, invece di eliminare la colla o di semplificare la rimozione della colla, ehm, la scioglieva in un modo strano, in modo che si creassero dei grumi ancora più grossi di colla, e che poi ho dovuto togliere per forza con la raspetta, con la spatolina, perché non riuscivo più a muoverli. Quindi ho dovuto smettere e continuare a finire con l'antisilicone. La raspetta è stata una scoperta interessante,
Ho usato la lama, non la parte gommosa, perché tanto a me non interessa se rovino la vernice dato che poi la riverniceremo, ma se dovessi farlo con lo scopo di lasciare la vernice non so se userei la spatolina con la lama in metallo. Ho lasciato qualche graffietto. Per oggi basta e continueremo domani o dopodomani a seconda del meteo con la seconda parte di rimozione colla e scoperta vespe, alveari e come mandarle via. Sono un po' stanco. A domani. Buongiorno! Continuiamo subito con la colla e direi che mandiamo avanti veloce così sto di meno. Ho finito le banane e questo lato l'ho lasciato un po' più sporchetto perché credo comunque che grattando con la carta vetrata con così poca colla non è che si impasti più di tanto, alla fine quello è il motivo per cui abbiamo levato la colla. Che lavoraccio! Adesso, a proposito di perdere tempo, voglio dare una bella pulita con acqua e sapone per pulire anche tutte le parti che non sono state pulite dalla colla e così che poi passiamo alla carteggiatura. Non l'ho lavato prima solo perché ero alla ricerca di un sapone ecologico che potesse finire nel prato. Alla fine l'ho trovato su Amazon e costuccia abbastanza, però è concentrato, quindi con questo ci facciamo un sacco di lavaggi. E si chiama Biochem, se vi interessa. Non è una sponsorizzazione, ma chissà, magari più avanti. E voi direte: "Ma perché l'hai pulito e lavato se poi devi grattugiare tutto quanto con una carta vetrata?" Eh, perché voi non vi lavate prima di andare dal parrucchiere. A parte gli scherzi, domani continuerò con la carteggiatura, poi ci sarà lo stucco, poi la carteggiatura di nuovo, poi il fondo epossidico, poi l'antisilicone e infine verniciamo. Quindi c'è ancora qualche passaggio più di quelli che mi ricordassi. E quindi sapete cosa vi dico? Mi sa che questo video lo finiamo qua e il prossimo lo dedichiamo a tutte queste fasi. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, condividetelo e iscrivetevi al canale e vi ringrazio per essere stati qua fino adesso. Ah, e la parola segreta per questo video è garagalla. Se avete visto il video fino a qua, scrivetelo in un commento oppure l'emoji di un delfino, e così so che è arrivato fino a questo punto. Ciao bellissimi!